Buongiorno a tutti, vedo soprattutto faccia del progetto. Grazie ovviamente per l'invito e grazie a chi si è fatto promotore di questo progetto che sembra estremamente stimolante. Quello di cui vi volevo parlare oggi è dare un po' uno sboccio su quello che sarà la nostra attività sul mirtillo selvatico, ma anche qualche concetto relativo alla diversità genetica presente nel Vaccinium, che è un genere che per noi è pane quotidiano. Noi lavoriamo in Fondazione Macchie, siamo un gruppo che si occupa di breeding di berries, di mirtillo in particolare, di biologia, delle stesse colture. Le specie però di cui ci occupiamo essenzialmente sono specie diverse dal Vaccinium myrtillus, quindi sarà estremamente stimolante poter lavorare in questo progetto, poter auspicabilmente portare le competenze che abbiamo dalle altre specie e imparare molto sul campo. Questa attività prevista per Valle sarà un'attività in associazione che non riguarderà solo il berry, solo il mirtillo selvatico, ma vedrà lo studio dell'associazione con le api, diciamo, e con la coltivazione vera e propria, intesa come coltivazione, diciamo, all'interno dell'ambiente forestale. Allora, partendo un po' da qualche nota di diversità, ovviamente questa ha un'importanza estremamente impattante in termini ecologici, conseguenze sia a livello di popolazione, di comunità, di sistemi, di ecosistemi. Come vedete, la diversità, quella che è la specie di cui noi in formazione ci occupiamo maggiormente, che è il Vaccinium corymbosum, con la specie che andremo a studiare, che è il Vaccinium myrtillus qua nel centro, è una specie sorella che è il Vaccinium viridissidee, che è il mirtillo rosso, il Lincolnberries, anche esso selvatico e diploide, insomma è estremamente visibile a partire dalla pianta. Se poi passiamo ad ulteriori differenze, si vede che le differenze sono poi anche ovviamente quello che più gustiamo, più ci piace, che è il frutto. Questo è questo è un ibrido dei nostri, diciamo, quindi derivato dall'incrocio. Questo è il Vaccinium corymbosum, che ha uno sviluppo soprattutto in Nord America. Questo è il Vaccinium manocarpum, il cranberry, che è presente soprattutto in Canada. Vaccinium myrtillus è quello che la frutta che interesserà in particolare il progetto Vaia. Altro, come dicevo, altro frutto presente nelle nostre foreste è il Vaccinium viridissidee. Ovviamente anche gli ambienti sono molto diversi. Noi andremo a lavorare in foreste, però il Vaccinium viene prevalentemente coltivato in maniera estremamente spinta per quanto riguarda il Vaccinium corymbosum ed ibridi. Vedete che qua abbiamo coltivazioni in pieno suolo, abbiamo coltivazioni in vaso che sono attualmente molto frequenti. Possiamo avere manipolazioni molto spinte anche per quanto riguarda le produzioni con luce controllata. La coltivazione del Vaccinium macrocarpum è assolutamente diversa. Il macrocarpum è una specie molto simile come struttura della pianta a Vaccinium viridissidee, viene coltivato in gradi estesi che poi nella raccolta vengono inoltrate e raccolte. Cosa hanno tutte queste specie di comune? Che hanno popolato delle zone molto diversificate del mondo. Queste, come dicevo, sono soprattutto presenti nell'emisfero nord del mondo, queste in zone molto specifiche, come vi dicevo il Canada per esempio. Il breeding ha portato poi ad un ambientamento delle specie, delle diverse specie in tutto il resto degli ambienti. Attualmente ci ritroviamo con una richiesta di mirtillo e piante di mirtillo in sempre maggiore crescita, perché alla fine questi sono frutti che i consumatori chiedono sempre di più, perché hanno un potenziale nutrizionale enorme, hanno delle caratteristiche organolettiche che lo diversificano assolutamente da altre specie, quindi risulta interessante. Molto interessante anche in tutt'altro ambiente, che è quello selvatico, quello che ci piace, per cui noi siamo abituati sulle montagne, è appunto quello del Vaccinium myrtillus, che si può adattare benissimo ad ambienti come quello che
auspicabilmente andremo a ricostruire questa nuova foresta che abbiamo idealmente in testa per questo progetto. Che cosa sappiamo del Bacillium myrtillus? Allora, abbiamo buone conoscenze dal punto di vista della letteratura scientifica per quanto riguarda la caratterizzazione del frutto, perché tra tutti i mirtilli è quello che fa meglio di tutti, diciamo. Quindi è sicuramente di un interesse peculiare e quindi è stato molto studiato per quanto riguarda la caratterizzazione dei metaboliti secondari, delle antocianine in particolare, e si sa che è davvero prezioso, un frutto preziosissimo. Abbiamo qualche nozione per quanto riguarda l'interazione tra il genotipo e l'ambiente, però sappiamo pochissimo della differenza dei diversi cloni ad essere coltivati, ad essere anche semi-coltivati, tra virgolette, ad essere in qualche misura manipolati. E sappiamo anche poco dell'esistenza e della caratterizzazione di questi cloni, quindi questo è quello che in parte nei nostri areali vogliamo andare a fare con il progetto Valia. Allora, uno degli obiettivi è appunto quello di riuscire a identificare la diversità genetica presente nelle zone che sono state prioritariamente colpite da Valia, collezionare questi cloni e lo faremo ovviamente sia con una caratterizzazione fenotipica, quello che noi abbiamo già in passato pubblicato alcuni lavori su caratterizzazione per quanto riguarda i metaboliti secondari, ma anche metaboliti secondari come i volatili, che hanno una composizione assolutamente peculiare per questa specie. Quindi sarà interessante andare ad approfondire proprio le caratteristiche dei diversi cloni che riusciremo a riferire nei diversi ambienti. L'interazione di quei fenotipi con l'ambiente in generale, se andremo ad attitudini distinte a raccogliere il nostro germoplasma, ci potremo aspettare, come abbiamo visto in passato, di avere materiale che risponde in maniera diversificata. Quindi potremo avere una conoscenza da portare all'interno del progetto per poter lavorare sul lungo periodo qual è la previsione del progetto stesso. E poi un'attività di utilizzazione perché abbiamo la necessità di riuscire a tracciare questo materiale anche da un punto di vista della sua genetica. Un secondo obiettivo è quello di riuscire ad identificare, quantomeno in maniera preliminare, delle modalità, delle tecniche di propagazione che siano ottimizzabili per ciascuno di questi cloni, quindi dipendentemente dal genotipo. Qua vedete, questa sono dei protocolli che noi ordinariamente applichiamo sul vaccino Corimboso, per esempio. Vedete che la variabilità all'interno della specie è enorme, quindi riuscire ad ottimizzare le tecniche di propagazione sarà fondamentale ed è importante. E questo ci servirà ovviamente per avere una comparazione clonale e un dettaglio dei protocolli poi di propagazione in vitro. Un ulteriore obiettivo è quello di produzione dei semi, di identificazione e caratterizzazione dello sviluppo e crescita della pianta e andare a capire quanto quelle piante producono. Già nel selvatico si vedono differenze tra le piante nella produzione, si vedono differenze nella fertilità, diciamo, all'interno dei cloni e quindi sarà un nostro obiettivo quello di riuscire ad andare a identificare soprattutto le differenze tra questi cloni che riusciremo a trovare. In tutto questo poi ovviamente il passo ulteriore sarà quello di riuscire a fare dei trial di semicoltivazione e riuscire a dare in qualche misura delle ricette che siano poi trasferibili anche per una scala un po' maggiore rispetto alla coltivazione di questi cloni diversificati in base al loro livello di adattabilità e quindi ampliare la produzione di queste colture. Un altro obiettivo sarà quello di andare a valutare la diversità in termini di qualità del frutto, anche su questo, questa è un'attività ordinaria, poi vedete la differenza sostanziale che esiste tra Vaccinium corymbosum e Vaccinium myrtillus, dalla polpa rossa piena di antociani viene proprio il valore di questo frutto. Quello che noi normalmente facciamo per caratterizzare la qualità, che è ovviamente un fenomeno estremamente complesso, da identificare e da oggettivare per saperlo chiamare nella maniera più propria, è quello di cercare di andare a misurare con
vari strumenti, quelli che possono essere caratteristiche di professor di composti aromatici presenti nella frutta o piuttosto che appunto caratteristiche nutrizionali. Questo per essere in grado di chiamare, per come vanno chiamate le differenze tra quei cloni che noi andremo ad identificare e farle risultare poi in un valore assoluto che teoricamente dovrebbe essere quello che saremo anche in grado di misurare. Come dicevo, una grossa parte non sarà il nostro gruppo soltanto a lavorare su questo, ma il lavoro più grosso, diciamo, sarà quello in collaborazione con il gruppo di Valerio Nannini e di Paolo Fontana, quindi per capire come questi cloni, come il mirtillo selvatico, andrà ad associarsi con apidei nativi, così come con piante fitoterapiche o piante limurgiche, nell'ottica appunto di riuscire ad individuare quale potrà essere il valore aggiunto nel prodotto di queste api, quindi nel miele, da aumentare quindi il potenziale all'interno di questa nuova foresta del prodotto, delle stesse che andranno ad interagire con quella matrice vegetale nuova che dovremo introdurre, e la validazione di un protocollo di produzione a valore aggiunto, integrando appunto e utilizzando l'associazione del mirtillo selvatico con le api e il valore che auspicabilmente sarebbe andato ad identificare di questi cloni.